Allora, spieghiamolo a Francesco che, lo vedo molto perplesso sulla cosa. Cioè tu s quando compri Sì, un libro, in realtà tu ce l'hai sul tuo sul tuo Kindle e sì, lo puoi sì, scaricare nel formato a ZWV. E poi t dal tuo PC te lo puoi passare su tutti gli altri reader, quindi se c'è un Kobo te lo puoi passare lì, puoi metterlo perché il libro sostanzialmente è tuo, no, l'hai comprato in sì, teoria. certo, Invece da adesso praticamente non si potranno più scaricare tramite il Kindle i libri che tu hai acquistato su Amazon, sempre dal Kindle o te li sei mandati sì. dal browser, perché sono bloccati. Cioè, e non si posso cioè non è proprio possibile scaricarli, perché poi con un programma tu avresti potuto aggirare il blocco, il DRM e quindi passarteli dove vuoi. Adesso c'è il blocco proprio allo scaricamento, non è possibile metterteli sul PC. Questo per combattere la pirateria a quanto pare. Cioè io lo acquisto ma non posso scaricarlo. Sì, lo puoi avere Ah, soltanto sul Kindle. Sì, vabbè, la ci sta, ci può stare, ci può dal stare. 26 potrai leggere i libri acquistati su Amazon Adesso solo sul Kindle, quindi di adesso Amazon, non su un sì. iPad, non su un tablet, No, eccetera, eccetera. sull'iPad tramite l'applicazione Kindle. Esatto, è proprietario sia la piattaforma sia il dispositivo, ci deve essere questa compatibilità insomma. Ora, io chiedo ai ragazzi in chat e alle ragazze in chat, non so perché su YouTube ci sono solo maschi. Ai miei tempi, come direbbe, non lo so, un nonno o qualcun altro, quando io pagavo una cosa, quella cosa diventava Mia. mia sostanzialmente, no, quindi io potevo farci, nei limiti della legalità, quello che volevo. Ora, acquistare un libro dovrebbe farmi diventare proprietario di quel libro, in questo caso di un file, no, che nei limiti della legalità io posso utilizzare come mi pare. Quindi se io ho un altro dispositivo e quel file non lo voglio leggere su dispositivo di proprietà Amazon, devo essere libero di potermelo, leggere su un Kobo o su un altro tipo di e-reader. Naturalmente non sono libero di, distribuirlo in maniera illegale, quindi, piratandolo, però dovrei poterne fare ciò che voglio da un punto di vista legale. O sbaglio? Cioè, dovrebbe essere questo il mondo in cui viviamo o siamo finiti in qualche altro E metaverso e questo parallelo? però Sono capisco col anche la logica che c'è dietro e questo mi perplime, perché non vorrei non capirla, ma la capisco. No, io quando ho detto ci sta, perché effettivamente, magari poi passandolo sul PC, quindi tu potresti darla ad altri, quindi lo acquisti tu, ma in realtà poi ce l'hanno 100, quindi possiamo dire anche la colpa è di chi comunque fa la pirateria, chi non acquista legalmente. Però, se sono arrivati a una decisione se Amazon è arrivato a una decisione simile è perché evidentemente ha capito che c'è un problema. Ma Ma tu capisci bene che questa cosa ti inchioda, perché se tu vuoi leggere Certo, è ovvio che ti inchioda. Kindle no, ma ti inchioda a lungo termine. Se tu vuoi leggere i Kindle che hai acquistato su Amazon, tu devi continuare a mantenere un account Amazon. Cioè, questa è una garanzia sul fatto che tu finché non morirai non ti cancellerai mai, non eliminerai mai dal tuo account Amazon, perché perderai delle proprietà non più tue, ma della piattaforma, da cui tu puoi attingere come, se fosse una biblioteca. Ma io per andare in biblioteca non devo pagare. Sì, ma infatti, cioè Eh. insomma puoi comprare i Kindle da altri siti. nella tua biblioteca non devi pagare. E il Sì, fatto è sì, quello, questo intendo. che la biblioteca è composta da libri che tu hai acquistato e che quindi son diventati Eh, tuoi. La libreria di Amazon evidentemente è composta da libri che tu hai acquistato, ma che comunque non sono tuoi, cioè non ne puoi fare nulla. Ma io penso anche un'altra cosa: ci sono tanti libri, no, che nell'ultimo, periodo Amazon ha eliminato dalla sua piattaforma, no. Per Mh. esempio c'è stato il caso negli Stati Uniti, non so se in Italia è anche così, però, Amazon ha eliminato "1984" di George Orwell dalla Perché? libreria. Non lo so le motivazioni, ma non c'è certo Amazon non è trasparente da questo punto di vista. Ma comunque l'ha eliminato, l'ha tolto.
E quindi chi l'aveva acquistato a un certo punto se l'è visto sparire e se non se l'era salvato sul PC non poteva averne la copia digitale di quel libro. Nel caso in cui al tempo ci fosse stata questa modalità, tu avresti perso quel libro, non l'avresti mai più potuto riavere, insomma, non avresti mai potuto rileggerlo, ok? Naturalmente dici, vabbè, lo puoi leggere, però ho capito, però quello è un libro che io ho comprato e vorrei che non sparisse dalla mia libreria così. Cioè, Appartiene a me, posso bruciarlo, strapparlo, perderlo, ma sotto mia L'ho decisione, mia, acquistato. esatto. volontà. Ti chiedevo il perché fosse stato eliminato, perché m'era venuto in mente, non è che è stato fatto un po' come, vi ricordate un paio di anni fa per la questione dei racconti di Roald Dahl, ad esempio, per questioni di censura, di forte censura, quindi per questo. No, l'azienda spiega che le opere erano state pubblicate da un editore privo dei diritti di riproduzione. Vabbè, comunque è stato eliminato. Poi non è Sì. stata fatta un'altra edizione, non credo sia uscito ultimamente. Ho visto che in giro per il web c'è stata una forte sollevazione da parte di molti anche content creator. Ho visto uno dei miei preferiti che seguo sempre, però è americano, Jared Anderson, che ha fatto un video e lui da molto tempo ce l'ha con Amazon per diverse questioni e questa è una delle ultime. Lui addirittura si è totalmente cancellato da Amazon, tutti i suoi account non esistono. E poi ho visto anche che Rick Dufer ha ripreso la questione in una storia, però, Ma vista diceva Nick Dufer, diceva: "Ma, scusami Amazon, io nel giro di 8 anni ho speso 8.000 € in lui, sì, ha speso 8.000 € in Kindle. vabbè, mi Cioè, sembra tanto. sono centinaia di libri che io ora devo andare lì a scaricarmi e a togliere il blocco DRM si chiama. Cioè, stiamo scherzando? Poi c'è gente che lasciamo stare magari chi lo utilizza come supplemento, ma c'è gente che lo utilizza come fonte primaria di lettura e ci spende soldi. Sì, vabbè, ma anche se tu dovessi spendere 3 €, cioè tu comunque hai speso 3 € è tuo, lo hai acquistato. Sì, è per dare la dimensione della Eh, gravità della vabbè, cosa. E io vi voglio fare una domanda a questo punto, che prendo da Francesco, dalla cosa che ha detto Francesco. S quindi la questione principale, la motivazione principale, è appunto quella della pirateria. Okay, dobbiamo assicurarci che le nostre vendite, i nostri guadagni non sono intaccati dalla, diffusione piratata dei nostri prodotti, quindi noi mettiamo un blocco severo a tutto quanto. Che secondo voi qual è l'interpretazione? È questo il motivo della pirateria genuina e tutto quanto? Oppure c'è questa, voglia di legare sempre di più, uhm, le persone alla piattaforma, non ti permettono di slegarti. Quindi è una sorta di possesso della piattaforma delle persone. Un'operazione molto più raffinata di noleggio di proprio di abbonamento sulle persone, e non da parte delle persone per la tua piattaforma. Una Secondo me sono entrambe le invertita. cose, cioè c'è da una parte la volontà di porre un limite e un freno alla pirateria che c'è, effettivamente non si può negare, e quindi questo fa perdere degli introiti al gruppo Amazon, e dall'altra c'è anche la volontà di creare un ecosistema che non ti permetta di uscirne. E questa cosa e qui secondo Amazon me in questo è fortissima. E questa cosa qui secondo me è una delle questioni anche principali a lungo termine, perché a breve termine non credo che i dati non credo che i dati della pirateria siano, così gravi. Adesso non so i numeri effettivamente, però, probabilmente non va in bancarotta Amazon per quello. Ma sul lungo termine il creare un ambiente dal quale è impossibile uscire è la cosa, secondo me, più che sta più a cuore Eh sì, al gruppo anch'io di questa cosa. Bezos.